Ciao a tutti, eccomi di ritorno con una ricetta spettacolare, una super torta al caffè che io ho voluto chiamare Pocket Coffee Cake, visto che il sapore e l'aspetto un po' ricordano quelli dei famosissimi e deliziosi cioccolatini al caffè e visto che ne ho utilizzato qualcuno per enfatizzare ancora di più il sapore di questo dolce. È di una morbidezza unica, come potrete notare anche dal taglio e come affonda bene la forchetta, sublime. Che momento catartico! Realizzarla è semplicissimo e ora vi lascio subito alla preparazione di questo fantastico dolce che, perché no, potrebbe pure essere la torta ideale per festeggiare le donne fra qualche giorno. All'interno di 2 ciotole sgusciamo 4 uova e separiamo i tuorli dagli albumi, così come vi sto mostrando in video. Le uova dovranno essere grandi e a temperatura ambiente. Agli albumi aggiungiamo un pizzico di sale e iniziamo a montarli con l'aiuto di una frusta elettrica. Non appena si sarà formata una leggera schiuma, aggiungiamo piano piano circa 100 g di zucchero e continuiamo a montare a neve fermissima. Mettiamo da una parte e nell'altra ciotola, dove abbiamo versato i tuorli, aggiungeremo il restante zucchero, quindi altri 100 g, e montiamo fino a raggiungere una consistenza chiara e spumosa. Ora abbassiamo la velocità delle fruste al minimo e nel mentre che lo sbattitore è in funzione aggiungiamo 80 ml di olio di semi di girasole. Adesso ci occorreranno 150 ml di caffè preparato con la moka e lasciato freddare senza essere zuccherato, 200 g di farina 00, 30 g di cacao amaro in polvere e una bustina da 16 g di lievito per dolci vanigliato che setaceremo insieme. Piano piano quindi versiamo alternando caffè e la miscela delle polveri che vi ho elencato poco fa, così come vi sto mostrando in video, mescolando delicatamente fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Quando il composto avrà raggiunto un'ottima consistenza, allora sarà arrivato il momento di unire gli albumi montati a neve precedentemente e con l'aiuto di una spatola e con movimenti delicati dal basso verso l'alto per evitare di smontare il composto. E guardate che bella consistenza cioccolatosa! Facciamo preriscaldare il forno a 180 gradi, ungiamo e infariniamo una tortiera quadrata 25x25 o una tonda da 26 cm di diametro, ci versiamo dentro il composto e lo livelliamo. Inforniamo a 180 gradi per 40 minuti circa. Ed eccola qui, che buon profumino ha rilasciato durante la cottura, una meraviglia! Adesso per la glassa al cioccolato ci occorreranno 90 g d'acqua e 210 g di cioccolato extra fondente che dovremo pesare e dividere così come vi sto mostrando in video. Procediamo quindi in questo modo. Dividiamo 5 pocket coffee e pesiamo il caffè che esce sul momento. Aggiungiamo la restante parte d'acqua fino ad arrivare a 90 g esatti. Stessa cosa faremo per i gusci di cioccolato, li pesiamo e aggiungiamo la
restante parte fino ad arrivare a 210 grammi, spezzettando altro cioccolato extra fondente al 70% o anche più. Nel mio caso 74% di questo buonissimo Ritter Sport con cacao del Perù, meraviglioso. Mettiamo il pentolino con l'acqua e caffè a riscaldare sul fornello piccolo. Non appena avrà quasi raggiunto l'ebollizione, aggiungeremo il cioccolato tagliato a pezzetti e mescoleremo energicamente fino a formare una bella cremina. Spegneremo e mescoleremo ancora per qualche secondo. Versiamo la glassa bella bollente su tutta la superficie della torta e la livelliamo bene con l'aiuto di una spatola a lama lunga, così come vi sto mostrando. E ora ai lati aggiungiamo un po' di granella di nocciole o mandorle o quello che più vi piace, o come dico sempre io, libero spazio alla vostra fantasia. Potrete decorare la torta come più vi piace. Sulla superficie e tutto attorno aggiungerò anche questi graziosissimi bottoni di cioccolato extra fondente e al centro le roselline di zucchero tutte colorate. Creerò qualche onda sul cioccolato non ancora rappreso e pulendo di volta in volta lo stecchino in modo tale da essere ancora più precisi nelle decorazioni. Ed eccola prontissima la nostra super torta al caffè, elegante, raffinata, buona e perfetta per ogni occasione. Feste di compleanno, ricorrenze, prima colazione e merenda golosa, insomma versatile e deliziosa. Ma guardate quanto è soffice, vi farà innamorare, parola di mami. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, fatemelo sapere come sempre giù nei commenti e mi raccomando, se la doveste provare, ma non solo questa, mandatemi la foto alla mail o su Facebook o su Instagram perché mi fa sempre un enorme piacere. Troverete come sempre tutti i miei contatti giù nell'info box e nel primo commento sotto questo video. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!